C'è un tempo che tutti credono di conoscere. 1000 anni fatti di castelli, cavalieri, streghe, roghi. 1000 anni in cui tutto sembra scuro, immobile e crudele. Ma se ci entri dentro ti accorgi che non è così. In quell'ombra, infatti, ci sono voci di uomini vissuti davvero, che hanno pensato, scritto e sognato, che hanno letto Platone e copiato Virgilio, preso la spada e contato monete. Li trovi nei testi, ma anche nei luoghi, perché certi luoghi sussurrano ancora e parlano con la voce dei nostri antenati. 1000 anni che abbiamo frainteso, perché il Medioevo che ci hanno raccontato non è mai esistito. Buongiorno o buonasera, a seconda di quando mi guardate. Io sono Emiliano Bultrini e vi do il benvenuto alla Corte del Barone. Oggi partiamo dalla domanda, anzi dalle domande più importanti. Cos'è davvero il Medioevo? Quando inizia e quando termina? C'è chi lo ha fatto iniziare con il sacco di Roma del 410 ad opera dei Visigoti di Alarico, chi nel 500 per semplificare, chi con le gira del 622, la fuga cioè di Maometto dalla Mecca. La data più comune che si legge però nei libri di testo parla del 476 d.C., la deposizione cioè di Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore d'Occidente. Sono tutte scelte corrette ma arbitrarie. E su questa base anche la fine varia ovviamente. Per alcuni il Medioevo si chiude con la peste nera del 1348, per altri con la caduta di Costantinopoli nel 1453 o con l'affissione delle 95 tesi di Lutero nel 1517. Oggi la data accettata per la fine del Medioevo è il 1492, la scoperta dell'America. Ogni data ha indubbiamente il suo perché, ma ricordate che sono convenzioni nate per guidare lo sguardo, anche se oggi hanno finito per imprigionarlo. Sono linee immaginarie che abbiamo scambiato per dei confini reali. Il Medioevo, ma come tutte le epoche storiche, non inizia e non termina in un giorno preciso. È un tempo che cambia lentamente e non è una linea tracciata con il righello. Per orientarsi tra queste due date, 476 e 1492, gli storici hanno diviso il Medioevo in 3 fasi. L'Alto Medioevo, che va dal 476 al 1000, è l'epoca delle grandi trasformazioni. Il mondo romano svanisce, i popoli germanici si mescolano con le popolazioni locali, nasce l'impero carolingio e nasce la società feudale. Dopodiché vi è il Medioevo centrale, che va dal 1000 al 1250. Si apre con la rinascita dell'anno 1000, l'Europa cresce e si riorganizza. È l'epoca delle crociate, dello scontro tra impero e papato, della nascita dei comuni e molto altro ancora. Infine vi è il Basso Medioevo, che va dal 1250 al 1492 ed è il tempo della cosiddetta Grande Crisi del Trecento. Guerre, carestie, la peste nera, ma anche della più straordinaria fioritura artistica. È l'epoca di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, di Giotto, di Arnolfo di Cambio, di Cavallini. Vengono costruite le grandi cattedrali gotiche e fondate le università. Insomma, è una vera e propria esplosione culturale. Sono 1000 anni di storia e 1000 anni di storiografia. È un tempo immenso dove cambia tutto. E pretendere che sia sempre uguale è come pretendere che noi oggi siamo identici ai nostri antenati del 1025. Lo siamo forse, ma ovviamente no. Non siamo nemmeno vicini alla mentalità dei nostri bisnonni. E allora perché ci ostiniamo a credere che un uomo della Roma di Bonifacio VIII, ad esempio, fosse uguale a uno dell'Aquisgrana di Carlo Magno? Perché continuiamo ad ostinarci a chiamare tutto questo con un'unica parola? Io credo che venga fatto perché abbiamo bisogno di categorie, di nomi, di certezze. Ma la storia non funziona così. La storia è movimento
e il Medioevo non è mai stato una cosa sola. Tanto più che questa diversità non fu solo culturale, anche il clima nel Medioevo era molto diverso da come ce lo immaginiamo. Quando si pensa al Medioevo, la fantasia corre subito a castelli di pietra scuri e gelidi con enormi camini sempre accesi. E invece, tra il 950 e il 1250 circa, l'Europa visse un periodo straordinario noto come optimum climatico medievale. Oggi, tra gli specialisti, si tende a parlare più di MCA, Medieval Climate Anomaly, ma in ogni caso fu un'epoca in cui il clima fu decisamente più mite, e soprattutto questo nell'Europa centro-occidentale, consentendo raccolte abbondanti, crescita ed espansione della popolazione. Per almeno 3 secoli il Medioevo non fu affatto grigio e glaciale. Immaginate che la vite si coltivava in Inghilterra, il grano in Scozia e la Groenlandia deriva il suo nome proprio da questa epoca, Greenland, la terra verde. Altro che epoca oscura. Ma allora, da dove nasce questa immagine così cupa del Medioevo? Dal pregiudizio sicuramente, perché anche le parole ingannano, e la parola Medioevo è una di queste. È infatti un'invenzione, non è un termine medievale e non è un'identità sentita nel Medioevo. Medius Evus, età di mezzo, è una parola che nasce tra la fine del 400 e il 600 per indicare proprio un'età posta in mezzo, tra l'antico e il moderno, un momento di cesura tra due età luminose, tra il mondo classico romano e il mondo dell'umanesimo rinascimento, che si sentiva l'erede di quel mondo latino. E dato che il Medioevo divide queste età di luce, doveva per forza di cose essere buio. Gli umanisti, come Petrarca, Boccaccio, Valla, guardano all'antico con nostalgia e al Medioevo con disprezzo. Tanto più che, come abbiamo visto, il Trecento fu effettivamente un'epoca di grandi disordini. Ma se per gli umanisti il Medioevo era da respingere per motivi estetici e culturali, con la riforma protestante la condanna si spostò anche sul piano religioso. Per gli intellettuali luterani, infatti, il Medioevo fu il periodo in cui Roma tradì la purezza del messaggio originario evangelico. E poi arriva l'Illuminismo a rincarare la dose. Voltaire, Gibbon, Michelet, una generazione di intellettuali che vede nel Medioevo solo ignoranza, superstizione e fanatismi. È un'epoca dipinta come il trionfo dell'autorità cieca, delle barbarie e dell'oscurantismo. In sintesi, tutto ciò che l'Illuminismo voleva cancellare dal proprio presente lo proietta sul Medioevo. Quell'immagine di un potere assoluto, di un re che governa senza freni, non appartiene assolutamente al Medioevo. L'assolutismo regio è una creazione dell'età moderna. In epoca medievale, un potere così concentrato nelle mani di una sola persona non sarebbe mai potuto esistere. Paradossalmente, dopo l'Illuminismo arriva anche il Romanticismo. I romantici amano il Medioevo, ma questo loro amore glielo fa distorcere. Nel Medioevo vedono solo cavalieri malinconici, dame angeliche e castelli in rovina. È un mondo trasfigurato e irreale. Per capire la loro mentalità basta pensare ai preraffaelliti. I loro quadri sono dei capolavori, io li amo, ma il Medioevo che raccontano non è mai esistito. Il loro Medioevo è il Medioevo della Sehnsucht, che non è una semplice nostalgia. La nostalgia, infatti, riguarda ciò che si è perduto, un amore finito, un tempo che non torna. La Sehnsucht, invece, è un desiderio struggente senza rimedio, rivolto a qualcosa che non si è mai conosciuto e che forse non si potrà mai avere. È una tensione infinita verso un'ombra che non diventa mai realtà. E poi, in tutto questo, c'è la più grande delle contraddizioni. Tutti denigrano il Medioevo, ma allo stesso tempo esaltano Roma. Ma noi non siamo figli di Roma. Noi siamo figli del Medioevo, del suo linguaggio, delle sue città, delle sue istituzioni. Il mondo romano era altro. Un grande generale, per ricevere il trionfo, doveva dimostrare di aver ucciso almeno 5.000 nemici in una battaglia vittoriosa. Gli schiavi venivano trattati come oggi noi trattiamo gli elettrodomestici, erano strumenti, non persone.
Era normale fare sesso davanti a loro perché non erano considerati esseri umani nel senso pieno del termine. Il rispetto della vita, dell'infanzia, della debolezza non viene da Roma, viene dalla croce, dalla Bibbia e dai monasteri. Un dominus romano, un pater familias, aveva tutto il diritto di esercitare lo ius exponendi, la possibilità legale, cioè, di non riconoscere un figlio e di abbandonarlo, condannandolo alla morte per stenti. In realtà questo qui accadeva molto spesso con le figlie femmine. In ogni caso sappiamo che non accadeva spesso, ma il punto è che poteva farlo per legge e bisognerà attendere Costantino affinché fosse abolito. È nel Medioevo quindi che nasce un'idea diversa di uomo, la nostra. Ma allora chi erano davvero questi uomini di cui siamo figli? Nel cuore del Medioevo questi uomini si percepivano moderni, parlano infatti di moderna filosofia, di ars nova, di nuova medicina. Rivendicano il rinnovamento e cercano il futuro. Ma a differenza di noi oggi, che guardiamo soltanto al futuro e consideriamo il passato un accessorio, loro il passato lo onoravano, lo custodivano e lo celebravano in maniera straordinaria. Come ebbe a scrivere Bernard de Chartres, studioso di Cicerone e Quintiliano, siamo nani sulle spalle dei giganti. Vediamo più lontano, ma non per la nostra altezza, ma perché ci eleviamo sulle loro spalle. Tanto per essere chiari, poi, questa frase verrà utilizzata anche da Isaac Newton per esaltare il metodo scientifico. Ancora una volta, altro che secoli bui. Ma torniamo a Bernard de Chartres. La continuità da lui rivendicata è reale. Beda il Venerabile, un grande monaco del regno di Northumbria nel VII secolo, scrive la Historia Gentis Anglorum e cita Virgilio, Lucrezio e Lucano. Paolo Diacono, un secolo dopo, nella sua più famosa Historia Langobardorum, si ispira a Sallustio e a Tito Livio e cita anch'egli Virgilio. Costruisce la storia dei Longobardi su uno stile romano, filtrato però dalla cultura monastica. Il più importante intellettuale della corte di Carlo Magno, Alcuino di York, scrive di retorica e dialettica come Cicerone. Più tardi, nel 1189, nel Carmen de Aconio Pugnazione, un poeta crociato ai noi sconosciuto ci lascia uno straordinario resoconto delle gesta belliche in Terra Santa e paragona la partenza per Acri alla fuga di Enea da Troia. Il modello è Virgilio, la lingua è colta, lo stile è classico, ma siamo in pieno Medioevo. Sant'Agostino, San Tommaso rileggono Platone e rielaborano Aristotele. L'antichità è viva e presente. Certo, il 400 consentirà una riscoperta sistematica dei classici greci scritti in greco. Con la caduta di Costantinopoli nel 1453, infatti, un enorme mole di manoscritti bizantini arriva in Europa. Un esempio emblematico tra tutti è quello del cardinale Bessarioni, il quale regala a Venezia centinaia di codici greci e latini. È un patrimonio immenso che arricchisce e trasforma la cultura umanistica. Ma attenzione, non cade nel vuoto. Si innesta su una lunga tradizione medievale di studio, di traduzione e di riscrittura. Nel Medioevo nascono le università, Bologna, Parigi, Oxford, le città italiane si governano da sole e nascono i comuni. Nasce lo stile romanico, archi a tutto sesto, volte a botte, è un'architettura che dialoga ancora una volta con l'antichità classica. E poi arriva il superamento, a mio modesto parere, con l'arte gotica. Cattedrali come foreste di pietra, colonne che diventano alberi stilizzati, in ricordo simbolico delle antiche foreste germaniche. E poi è tutto filtrato dalla luce delle vetrate istoriate, che raccontano la Bibbia ed educano. Il gotico non è solo struttura, è teologia resa materia, è una sintesi potente tra lo spirituale e il culturale. E poi, a proposito di visioni, si legge, fin troppo spesso ancora, che l'arte medievale fosse primitiva perché non conosceva la prospettiva. Innanzitutto è bene ricordarlo, non è assolutamente così. La prospettiva geometrica era perfettamente conosciuta. Basta guardare il celebre affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti a Siena per comprendere che la prospettiva geometrica, quando serviva, veniva usata.
ma in generale la sua essenza non è ignoranza, è una scelta tecnica ben precisa. L'arte medievale è simbolica, non è figurativa. Un albero rappresenta una foresta, una collina, una catena montuosa, un uccello, uno stormo. L'arte medievale non vuole imitare la realtà, vuole rivelare un senso. È un linguaggio e come ogni linguaggio, specialmente quelli simbolici, va conosciuto per essere compreso e apprezzato. In sintesi, non esiste il Medioevo, ne esistono tanti. Il Medioevo di Carlo Magno non è quello di Dante, quello di Palermo non è quello di Roma, di Firenze o di Milano. Quello di un contadino non è e non può essere quello di un cavaliere, di un chierico o di un mercante. Il Medioevo è cristiano, islamico, ebraico, è latino, greco e arabo, è urbano e rurale, è una pluralità di mondi nello stesso tempo. E proprio da questa pluralità partiremo per raccontare i due grandi capisaldi del Medioevo, i cavalieri e i castelli, figure leggendarie, brutali guerrieri, fortezze e villaggi, santi e assassini, guerra e onore. Perché il Medioevo, come detto, non è un tempo immobile, ma è un tempo che muta, cambia volto, si contraddice e si rinnova. Ma il Medioevo non è solo dietro noi, è ancora più vicino di quanto immaginiamo. I bottoni sono un'invenzione medievale, così come le banche nate in Italia tra mercanti e cambiavalute. E tante espressioni che usiamo ancora oggi vengono proprio da lì. Spezzare una lancia a favore di qualcuno viene dai tornei cavallereschi. Essere un freelance significa essere libero da ingaggi, come i mercenari medievali, che erano organizzati in unità minime chiamate lance. Mettersi nelle mani di qualcuno viene dal rito dell'omaggio vassallatico. Inanellare una serie di vittorie, anch'essa viene dalla giostra ad anelli dei tornei. Il cavaliere doveva infilare con la lancia, uno dopo l'altro, dei piccoli anelli sospesi. Più ne inanellava, più era abile. E se ancora non siete andati, andate a curiosare sul profilo Instagram della Corte del Barone, dove trovate altri reel in cui tratto proprio questi argomenti. Il Medioevo ci parla, bisogna solo imparare ad ascoltarlo. Io sono Emiliano Bultrini e questa era la Corte del Barone. Se l'episodio vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi viaggi nel Medioevo italiano. E se volete sostenere il progetto potete abbonarvi, oppure farlo appena sarà possibile, per ricevere dei contenuti esclusivi. Ogni contributo è importante per continuare a raccontare la nostra storia. Di seguito, nella schermata finale, troverete la bibliografia e le letture consigliate. A presto e grazie!